E buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto, sono un geologo, sono un cercatore d'oro e spero di essere il vostro divulgatore scientifico preferito in merito alla ricerca dell'oro. In questa micropillola voglio andare a discutere con voi sul perché e sul per come si sceglie di aprire una cava per cercare l'oro, quindi sfruttare un placer aurifero, piuttosto che invece sfruttare una vera e propria miniera in montagna. Quindi non perdetevi questo fantastico video. Ora partiamo subito con il dire che queste videopillole sono parte di un'idea più grande. Infatti a causa di questo lockdown piuttosto che questo inverno mi viene difficile uscire sul campo per eseguire alcune tipologie di ricerche. Ciò non vuol dire che comunque ogni venerdì arriveranno dei video molto pratici delle mie avventure, in quanto alcuni progetti non sono stati messi da parte e anzi possono essere approfonditi proprio grazie al fatto che è inverno. Infatti grazie alla mancanza e all'assenza del fogliame è possibile utilizzare ad esempio il drone con maggiore facilità per eseguire alcune fotografie. Ovviamente c'è il problema del meteo e ovviamente c'è anche il problema della temperatura per le batterie del drone, ma questo per dirvi che in alcuni casi alcune tipologie di ricerca tendo ad affrontarle d'inverno piuttosto che affrontarle durante l'anno. In ogni caso l'inverno rimane per me una fonte inesauribile di conoscenza, in quanto permette di avere del tempo per leggere, per informarsi, per ricercare e in generale per fare ricerca, in maniera tale che l'anno successivo, quindi la stagione successiva, sia di successo, sia una stagione legata al successo. Ricordate che la ricerca dell'oro è una ricerca che principalmente parte dall'esplorazione sul campo, dal sopralluogo. Infatti è possibile trovare i granuli, le pagliuzze, le pepite d'oro, ma senza uno studio meticoloso già da casa sulle tecniche più performanti, sui materiali e sugli strumenti per esempio e sulle località dove andare a fare sopralluogo, sappiate che non sarà assolutamente facile trovarvi dell'oro in quelle località. Quindi partiamo subito e andiamo a dire un'altra differenza fondamentale quando si parla di giacimenti minerari. Non tutti i giacimenti sono uguali e inoltre in generale vi sconsiglio di usare per quanto possibile il termine giacimento. Infatti una vena d'oro piuttosto che un sedimento aurifero si tratta di un giacimento solo quando l'estrazione del metallo prezioso risulti economica e questo dipende moltissimo dal prezzo al mercato del nostro metallo prezioso. Ogni giorno, infatti, il prezzo dell'oro fluttua e di conseguenza anche il suo valore. Ci potrebbero essere periodi in cui il prezzo dell'oro schizza alle stelle e questo magari è un periodo di grandi paure economiche piuttosto che di veri e propri cataclismi in cui la gente cerca di comprare l'oro come fosse un bene rifugio. Una maggiore domanda fa sì che il prezzo dell'oro aumenti. Questo è solamente un esempio per dirvi che il prezzo dell'oro fluttua e di conseguenza aveste dell'oro in casa conviene venderlo nei momenti in cui ovviamente il valore è alle stelle e non nei momenti in cui invece il valore è basso. Questo condiziona fortemente il valore di un sedimento aurifero piuttosto che una vena d'oro. Infatti dovete sapere che molte pepite trovate nel passato storico, nel 1800 per esempio, nelle grandi corse all'oro in Australia, California e nello Yukon, sono state vendute per un valore monetario all'epoca molto ragguardevole, ma se fossero state vendute al momento attuale varrebbero molte volte di più. Questo proprio per dirvi che il valore dell'oro muta nel tempo e di conseguenza alcuni sedimenti auriferi, alcune vene d'oro in un certo momento possono essere sfruttate economicamente. Questi sono da considerare dei giacimenti. Ovviamente le vene in montagna sono molto più difficili da sfruttare rispetto al loro presente in maniera diffusa nei sedimenti in pianura. Nell'ottica in cui si parli di una vena d'oro in montagna si può parlare ad esempio anche di miniera sulla base dello sfruttamento, ad esempio tramite un tunnel, seguendo proprio quella vena all'interno del cuore della montagna. Invece nel momento in cui si sfruttano dei sedimenti auriferi, cioè ricchi d'oro, all'interno di una pianura alluvionale come può essere la pianura padana, per esempio vicino a un fiume aurifero quale può essere il Ticino, l'Orco e l'Elvo per esempio, ecco che si parla invece di placer. In tutti quei casi in cui lo sfruttamento non sia economico in quel momento, io vi sconsiglio di parlare di giacimento minerario, in quanto si dovrebbe parlare meramente di deposito. Va da sé quindi che questo argomento apre un'interessantissima, a mio parere, parentesi, in quanto non tutti i depositi possono essere esauriti. Si tratta infatti che all'interno di un grande deposito vi possa essere una massa di sedimenti auriferi, per esempio alluvionali, piuttosto che in montagna una porzione di vena d'oro, che in un certo momento è estraibile economicamente e di conseguenza solo quella parte del deposito è da considerarsi giacimento.
Capite che è tutto meno che semplice e tutto dipende assolutamente dall'economia di quel momento. Del resto, se uno cerca l'oro per business, lo cerca per fare soldi e più soldi possibile, ovviamente, col minor numero di spese accessorie e obbligazionali e quindi di conseguenza estrarne il maggior guadagno, cioè ovviamente al netto delle spese. A tutto questo discorso si somma un altro aspetto molto importante, la legalità con cui si può estrarre l'oro all'interno di quel giacimento. Appurate le dimensioni del giacimento, quindi di conseguenza sapendo quanto sedimento aurifero è possibile estrarre e ovviamente questo dal punto di vista economico è sostenibile e di conseguenza vi può formare un guadagno, oppure quale parte di quella vena conviene estrarre di nuovo, sempre pensando, immaginando, perché non c'è certezza fino alla fine del procedimento, che possiate estrarne economicamente delle porzioni, ecco che si parla di un aspetto importante, la legalità. È legale estrarre quei sedimenti? Ci sono dei vincoli ambientali, per esempio, nell'estrazione, nel lavaggio, nel ripristino? Vi sono dei vincoli ambientali, ad esempio, legati all'estrazione? Vi faccio degli esempi molto semplici. Parliamo di un placer aurifero. L'oro è disperso sotto forma di pagliuzze e granuli nei sedimenti alluvionali. Io ad esempio andassi in Africa potrei vedere che in alcune attività minerarie locali a scala familiare per esempio si utilizza ancora il mercurio. Ecco, da questo punto di vista in Italia ad esempio è illegale, non è fattibile avviare un'attività utilizzando mercurio a meno che non vi siano particolari permessi. Logicamente non vi deve essere dispersione di mercurio nell'ambiente. Quindi di conseguenza è molto difficile, se non illegale, aprire un'attività utilizzando il mercurio per estrarvi l'oro all'interno del territorio italiano. Ovviamente questo però può non essere all'interno di altri stati esteri, per esempio alcuni stati africani. Quindi dal punto di vista del mercato globale, certo che l'oro ha un prezzo, ovviamente ci sono anche dei mercati molto più locali e di conseguenza il prezzo varia non solo in base ai prezzi di mercato locali ma anche ai prezzi globali. Ma ovviamente ogni stato ha le sue normative e di conseguenza la legalità di uno sfruttamento rispetto a un altro è molto vincolata alle normative locali. Tendenzialmente i paesi del terzo mondo sono quelli più proni a semplicemente sbarazzarsi di metalli pesanti come mercurio a livello ambientale, metalli molto tossici. Invece nei paesi ricchi è difficile che vi siano delle normative blande in merito all'estrazione mineraria, anzi c'è una riconversione e una generale chiusura di tutto quello che è l'ambiente minerario. Non si tende quindi più a creare profitto dalle miniere, come può essere ad esempio il caso italiano, piuttosto a riconvertirli in ecomusei, quindi strutture che vanno sì da un certo punto di vista a valorizzare il bene non solo dal punto di vista economico ma piuttosto dal punto di vista culturale e storico. Quindi generare anche un profitto, ma non legato allo sfruttamento della vena d'oro vera e propria, piuttosto invece legato al profitto dal punto di vista culturale, ad esempio portando tour di persone all'interno della miniera e spiegando il passato storico di quella struttura. Ricapitolando, abbiamo parlato di due importanti aspetti per aprire una attività legata a ricercare l'oro in Italia dal punto di vista industriale, ovviamente. Sicuramente i tempi che corrono, se il prezzo dell'oro vi può generare un guadagno. Quindi tendenzialmente nel momento in cui i prezzi dell'oro schizzano le stelle ci sono più giacimenti in circolazione perché magari antichi depositi che il valore dell'oro semplicemente non bastava a coprire le spese diventano invece proficui dal punto di vista economico e riaprono ovviamente. Quindi c'è un periodo di generale prosperità, c'è una vera e propria corsa all'oro. Il secondo invece è la legalità, cioè è possibile dal punto di vista legale andare a sfruttare quel delimitato giacimento aurifero? Sì, no, ci sono dei forse, ci sono dei certificati, qual è il costo della burocrazia, per esempio, piuttosto qual è la trafila burocratica? Vi aggiungo in conclusione del video, e andiamo a parlare un ulteriore video, delle tecniche. Infatti la tecnologia continua a rivoluzionare tutti i nostri modi di lavorare, tra cui anche proprio l'estrazione mineraria. E di conseguenza questo è importante ed è impattante ovviamente su tutti i processi. Sostanzialmente si parla di processi chimici per quanto riguarda ad esempio l'estrazione dell'oro microscopico dalla pirite aurifera. Senza quei processi chimici e ovviamente sulla loro accessibilità a livello industriale non sarebbe possibile ad esempio coltivare dal punto di vista minerario enormi giacimenti a bassissima concentrazione di oro che però a tale mole di sfruttamento sono molto redditizi. Sono gli open cut australiani per esempio piuttosto che quelli statunitensi.
Un altro caso non legato alla chimica è proprio invece legato alla tecnica. Ci sono dei macchinari, come ad esempio gli impianti di lavaggio dello Yukon, che permettono un lavaggio industriale dei sedimenti con un recupero economico del loro presente? In questo caso, in questa epoca sì, ma 300 anni fa non era così semplice e di conseguenza capite come la tecnica impatta notevolmente sulla possibilità di estrarre l'oro economicamente da un giacimento piuttosto che un deposito d'oro. Quindi mi raccomando di ricordare la differenza tra giacimento e deposito. Giacimento è soprattutto quando si parla di sfruttamento legale e economico. Invece quando semplicemente il prezzo dell'oro crolla oppure non è possibile sfruttare quel giacimento si parla di deposito. Io sono Matteo Berto e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao prospettori!